Mi fa male il collo. A chi non fa male il collo di tanto in tanto? Non lo so, dimmelo tu. No, era un modo di dire per intendere che a quasi tutti capita di avere dolore al collo. A me no, a me non fa male. Ma come? Hai appena detto che ti fa male il collo. Comunque, se non ti fa male, beato te. Ma il dolore al collo è molto comune nella popolazione. Qualcuno ne soffre saltuariamente, con poche conseguenze nella vita di ogni giorno, ma alcune persone ne soffrono quotidianamente con dolori anche invalidanti. Ovviamente dolore al collo non è una diagnosi. Il dolore al collo può essere causato da patologie molto diverse che si originano da strutture molto diverse. Con questo video cominciamo una serie di 4 video in cui parliamo dei dolori al collo più comuni. Cominciamo a dare un'occhiata a come sono fatte le strutture del collo, per capire come possono originarsi le patologie più frequenti. Come vediamo in questa immagine, la parte ossea del collo è costituita dalla colonna cervicale, formata dalle 7 vertebre cervicali. I corpi vertebrali sono separati tra loro dai dischi articolari, che formano una sorta di cuscinetto che serve ad attenuare le pressioni che si sviluppano durante i movimenti tra le vertebre. Le vertebre sono poi connesse tra loro anche lateralmente attraverso le articolazioni interapofisarie e tenute insieme da una serie di legamenti che danno solidità alla colonna vertebrale. Dal midollo spinale si originano poi i nervi che fuoriescono dal canale vertebrale attraverso dei forami che si creano tra una vertebra e l'altra. Abbiamo poi la complessa muscolatura del collo, costituita da diversi strati di muscoli sovrapposti, dai muscoli che si inseriscono sulle vertebre a quelli che si inseriscono sulla testa, sulla scapola, sulla clavicola e sulle costole. Sono responsabili dei movimenti della testa e del collo. Ovviamente il collo non è fatto solo di ossa, muscoli, articolazioni e nervi. Ci sono importanti strutture come l'esofago, la trachea, la tiroide, i grossi vasi che portano il sangue al cervello, come le arterie carotidi e le arterie vertebrali, le vene giugulari, ma non parleremo delle patologie di queste strutture, che sarebbe una cosa molto complessa e certamente non di pertinenza odontoiatrica. Ci limitiamo a parlare delle principali patologie muscoloscheletriche del collo perché possono dare un dolore riferito alla testa e al viso. Senti, capisco che vuoi creare un po' di attesa e curiosità, ma ci vuoi dire quali sono queste patologie? Sì, certo. Parliamo dell'artrosi cervicale, dell'ernia discale, del dolore miofasciale, cioè di origine muscolare, e della cefalea cervicogenica, cioè un mal di testa causato da patologia del tratto cervicale. Cominciamo con l'artrosi cervicale. Si tratta di una patologia degenerativa delle superfici articolari delle vertebre e dei dischi intervertebrali. Per spiegare di cosa si tratta, vi faccio vedere alcune radiografie. Questa è la colonna cervicale di una persona che non soffre di artrosi cervicale. Si vedono le vertebre che hanno un contorno nitido e lineare, non ci sono erosioni, irregolarità e escrescenze ossee. Gli spazi tra le vertebre sono conservati, che significa che i dischi intervertebrali, anche se non si vedono nella radiografia, sono probabilmente integri. Inoltre la curvatura della colonna è uniforme, non ci sono vertebre spostate in avanti o indietro, né irregolarità della curvatura. Questa invece è una colonna cervicale di una persona che soffre di artrosi cervicale. In questo caso i contorni delle vertebre non sono regolari. Si vedono molte zone con degenerazione dell'osso, erosioni, formazione di osteofiti, cioè escrescenze ossee appuntite. Ci sono spazi tra le vertebre molto ridotti, che significa che il disco intervertebrale è probabilmente degenerato, appiattito.
Anche la curvatura della colonna è alterata. È nettamente più dritta di come dovrebbe essere, con una curvatura irregolare. Questo è quello che si riesce a vedere in una radiografia. Nella risonanza magnetica, oltre alle strutture ossee, riusciamo a vedere anche i dischi intervertebrali, oltre ai vasi sanguigni, ai legamenti e ai nervi. Guardate qui. Si notano le stesse cose che abbiamo visto nella radiografia. La degenerazione delle strutture ossee, le alterazioni della curvatura della colonna cervicale, ma notate che tra i corpi vertebrali si vedono i dischi intervertebrali. Alcuni risultano schiacciati, degenerati, alcuni protrudono anteriormente o posteriormente, causando le cosiddette protrusioni discali, e in alcuni casi, quando la parte più esterna del disco si danneggia, la parte più interna fuoriesce causando le ernie discali. Questo introduce il discorso della seconda patologia di cui volevo parlare, l'ernia discale. Quando la parte più interna del disco intervertebrale fuoriesce posteriormente o lateralmente, crea un'ernia che può comprimere il midollo spinale o il nervo che fuoriesce dal canale vertebrale. In questa immagine si vede una risonanza magnetica della colonna cervicale e in particolare si nota un'ernia discale posteriore verso il canale vertebrale. In questa seconda immagine, un'ernia discale posteriore associata alla degenerazione delle vertebre porta alla compressione del midollo spinale. In quest'altra immagine si vede una risonanza magnetica che mostra una sezione orizzontale del collo. Si vede la vertebra come se la vedessimo da sopra. Questo nero è il disco intervertebrale, che ernia lateralmente occupando gran parte del forame vertebrale e quindi comprimendo il nervo. L'ernia discale può essere completamente asintomatica, ma se comprime il midollo spinale o la radice nervosa può dare una sintomatologia che può essere anche molto invalidante e che dipende dalle fibre nervose che vengono compresse. La terza patologia di cui voglio parlare è il dolore miofasciale. È causato dalla sofferenza dei muscoli del collo, che risultano dolenti e affaticati. In alcuni casi si possono formare i cosiddetti trigger point, cioè punti grilletto, molto sensibili e dolenti alla pressione, che possono dare origine al dolore anche riferito in altre sedi, come la testa e il viso. L'ultima patologia che prendiamo in esame è la cefalea cervicogenica. Si tratta di un mal di testa causato da una patologia della colonna cervicale, sia della componente ossea, cioè vertebre e articolazioni, sia dei tessuti molli, soprattutto dei dischi intervertebrali e dei muscoli del collo. È solitamente, ma non necessariamente, accompagnata da dolore al collo. Dai, abbiamo quasi finito. Vi ho descritto queste 4 patologie separatamente per riuscire a spiegarle in modo più chiaro, ma in realtà sono spesso associate tra loro. Chi soffre di artrosi cervicale ha spesso anche delle ernie discali e una sofferenza dei muscoli della colonna cervicale che possono causare la cefalea cervicogenica. Quindi le diverse patologie le troviamo tutte insieme. E anche le cause, la sintomatologia e le terapie sono molto simili, pur con alcune peculiarità a seconda dei casi. Ma di questo parleremo nei prossimi video. Mi raccomando, non mancate! Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. E ricordatevi che il dolore cervicale non è piacevole, ma la cervicale e la lombalgia hanno il pregio di farti imparare il nome di ossa e muscoli di cui più ignorano l'esistenza. Ma questa non l'hai inventata tu. Eh no, è vero. È una frase di Fabrizio Caramagna. Bellina, no? Ciao a tutti, alla prossima!